video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncio stola che io ho deciso di chiamare Crystal. Per quanto riguarda il filato vi dico già che io ho utilizzato la fantastica cake soufflé luxe della Stelly Yarn, le cake che hanno il lurex e sono monocolore. Io ho scelto il colore diamante, non so se si riesce a vedere, ecco qui si riesce a vedere quanto è luminosa questa stola poncio, lo adoro. Il punto lo conoscete già, poi vi dico bene tutto, ma vi faccio vedere anche altri colori sempre di queste fantastiche cake disponibili sul mio sito. Abbiamo questo fantastico blu con tutte le varie colorazioni del lurex, c'è il nero con il lurex dorato, beh, ma c'è anche il nero con il lurex argentato, abbiamo questo fantastico lilla con il lurex argento, quindi se andate sul sito trovate veramente tantissimi colori, uno più bello dell'altro, uno più abbinabile dell'altro, e vi dico già che vi serve per qualsiasi taglia voi siate una sola cake. Questo perché per la mia taglia S vi dico che il mio questo rettangolo che io ho trasformato in poncio mi è venuto lungo circa 160 cm, mi è avanzato un bel po', quindi anche se siete una taglia M e L e XL va benissimo una sola cake. Per quanto riguarda quindi il motivo, molti di voi l'avranno già riconosciuto, ebbene sì, è un punto che abbiamo già utilizzato per fare una stola, per fare delle maglie, e questa volta ho deciso di fare sempre una stola ma appunto di trasformarla in poncio perché mi è stata richiesta da alcuni di voi per poter appunto partecipare a degli eventi importanti quest'estate, e infatti questa la presterò poi a una mia cara amica che deve andare a una cerimonia, ma lei non le sopporta molto, però ci sta benissimo sul vestito che ha scelto, e quindi ho deciso di farlo e poi me lo ritornerà indietro, spero ma non sono sicura, per poterlo indossare anch'io, anche perché questo colore si abbina a tantissimi outfit che io ho e che uso spesso in estate. Per quanto riguarda quindi il punto, come vi dicevo, è facilissimo, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza, e guardate qui alla fine quanto è comodo. Potete indossare questo poncio come lo sto indossando in questo momento, oppure potete mettere le due code dietro facendole combaciare e mettendo in questa maniera il vostro poncio stola, così da avere questo effetto ancora più particolare, ancora magari più elegante, perché dietro abbiamo questo effetto farfalla e qui invece abbiamo questo effetto un po' principesco. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure mi trovate anche su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio, ma anche scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola poncio io ho deciso di utilizzare queste fantastiche soufflé luxe della Stelly Yarn. Il colore che ho scelto io è il colore diamante, che è questo grigio con il lamé argentato, però come potete vedere qui ci sono anche altri colori, abbiamo questo nero con lamé oro, abbiamo questo blu con il lamé colorato, oppure c'è anche il lilla con il lamé argento. Allora partiamo subito da dire che qui vi farò vedere un piccolo campione e che io lavorerò con l'uncinetto del 4. Mi raccomando, per chi ha una mano larga vi consiglio di andare a lavorare anche con un 3,5. se vedete che l'uncinetto numero 4 la lavorazione non vi viene bene, andate a lavorare con il 3,5. questo per chi ha una mano larga. Per chi ha una mano stretta va benissimo il 4, però se vedete che comunque la lavorazione tende a tirare un po', magari passate a lavorare con l'uncinetto del 4,5. Come vi dicevo, le catenelle iniziali corrispondono all'altezza del nostro poncio, lo avrete già visto indossato quindi all'inizio del tutorial, e in poche parole le catenelle iniziali sono la nostra altezza del poncio. Io qui ho un piccolo campione, ma vi dico che nella mia lavorazione vera e propria ho montato 101 catenelle per avere una larghezza di circa 47 centimetri. Ora la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui vanno aggiunte 5 catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Per le taglie M io vi consiglio di aumentare di una sola motivo in più rispetto a me, quindi invece di 101 ne andate a fare 113. Taglia L aumentati di 2 motivi, taglia XL aumentati 3 motivi. Questo perché comunque se avete seno sulla davanti vi può salire un po' il poncio stola, quindi per averlo poi come viene come lo vedete indossato a me, quindi che vi cade leggermente anche sui fianchi, oppure comunque che vi copre il seno quando lo indossate in maniera che la parte più lunga va dietro, conviene fare un motivo, 2 motivi
motivi e 3 motivi in più rispetto a me, a seconda se di taglia ML o XL. Altra cosa che ci tengo a dirvi: se però lavorate con l'uncinetto del 3,5, aumentate di un ulteriore motivo, perché comunque lavorando con un uncinetto più piccolo la lavorazione tende a stringersi un po', quindi mi raccomando, andate ad aumentare comunque di un motivo. Tenete presente che la vostra altezza, quindi del poncio, che a me è di 47, della stola che a me è di 47 centimetri, per la taglia M deve arrivare sui 51-52, quindi tenete presente di almeno 5 centimetri in più per ogni taglia. Questo per essere chiari. La lavorazione che andremo a fare, quindi svilupperemo questo rettangolo in lunghezza, che poi andremo a cucire creando appunto il nostro poncio, e naturalmente io poi alla fine vi dirò quanto l'ho fatta lunga questo rettangolo, e vi darò i suggerimenti anche per le taglie più grandi. Spero di essere stata di aver dato tutte le spiegazioni, quindi adesso possiamo iniziare a lavorare e fare il nostro primo giro. E andiamo a realizzare quindi il nostro primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle di base, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, entriamo nella catenella di base e andiamo a fare altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo, si saltano 3 catenelle, si vanno a fare 3 maglie alte, 1, 2, 1, 2 e 3, catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 3 catenelle e si ricomincia da capo. Si va a fare questo quindi per tutto il primo giro. Terminiamo il primo giro, salto 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e che sarebbe anche l'ultima catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Come sapete io preferisco fare qualche catenella in più in modo tale da avere in più e non in meno e poi andarle a sfilare, quindi vado a sfilare le mie catenelle in più, sempre meglio fare una qualche in più che qualcuna in meno, visto che io nel conteggio molte volte sbaglio, e vado quindi a toglierle. E ho terminato così il mio primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare la maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, prendo il filo, vado direttamente sulla terza maglia alta del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2,
3, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Vado sulla prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, prendo il filo, vado direttamente dove ho la terza maglia alta del secondo gruppo e realizzo 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Quindi di nuovo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, prendo il filo, vado direttamente dove ho la terza del secondo gruppo di maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. Quindi scusate, che io provo sempre a entrare bene, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo e si va a fare questo per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro andando a fare 3 maglie alte sopra la prima maglia alta del gruppo di 3, quindi 1 2 e 3, prendiamo il filo e andiamo nell'ultima maglia alta del gruppo di 3, quindi dove ho la terza catenella, e andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Andiamo a fare quindi il terzo giro e si realizza 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, prendo il filo e vado dove ho la prima del mio gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, si ricomincia da capo, quindi vado a fare 3 catenelle, 1 2 3, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3, catenella di separazione, vado direttamente dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, e si ricomincia da capo, 3 catenelle, 2 3, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3, catenella di separazione, salto tutto, vado direttamente dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3. Devo fare questo quindi per tutto il terzo giro. Andiamo a terminarlo facendo 3 catenelle, vado dove ho i due gruppi di maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo una maglia alta,
Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Quarto giro, giriamo la lavorazione e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, prendo il filo, vado direttamente dove ho la terza maglia alta del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, e si ricomincia da capo. 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la prima delle mie maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1 2 3, prendo il filo, vado direttamente sulla terza maglia alta del secondo gruppo, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle e si ricomincia da capo, scusatemi, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3, prendo il filo, vado direttamente dove ho la terza del mio secondo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3. Quindi devo fare questo per tutto il mio quarto e ultimo giro. Lo vado a terminare facendo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, scusatemi, 3 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, era questo che dovevo dire dopo, e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così i nostri 4 giri. Adesso si ricomincia dal primo, che vi faccio rivedere un attimo visto che abbiamo la base diversa. Quindi ci giriamo e rifacciamo il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, vado dai 2 gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 2 3, 3 catenelle, vado tra 2 gruppi e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia. Naturalmente qui si terminerà facendo 3 maglie alte, catenella di separazione e le 3 maglie alte nella terza catenella. Quindi questi sono i giri che vanno sempre ripetuti. Io vi dirò quanti giri sono andata a ripetere per avere la lunghezza del rettangolo e i suggerimenti poi per chi ha le taglie più grandi. Or dunque io ho terminato di lavorare in lunghezza il mio rettangolo. Vi ricordo che con le catenelle iniziali io avevo circa 43 centimetri di altezza, mentre sono andata a farla lunga 160 centimetri. Mi è avanzata comunque la cake, con quello che avanzerò farò qualche altro progetto, magari unendolo a un altro filato. Sto pensando di unirlo al canna da zucchero sequin per poter fare qualche maglia appunto alternando i 2 filati. Comunque una volta fatto ciò
ciò, quindi terminato il mio rettangolo, lo vado a piegare facendo combaciare i due lati più corti, e a questo punto, scusate, lo giro perché è qui che mi sono tagliata il filo, lo vado a cucire partendo dalla punta esterna fino ad arrivare a lasciare lo spazio per poter passare il collo, quindi a formare il nostro scollo. Io credo che lascerò, penso, intorno ai 25 centimetri, però adesso vado a cucire, ogni tanto mi fermo, lo indosso per vedere se devo cucire maggiormente oppure di meno, e alla fine vi dirò veramente quanti centimetri ho lasciati liberi per lo scollo. Per quanto riguarda le taglie in più rispetto a me, come vi avevo detto, taglia M, ho suggerito di mettere un motivo in più rispetto a me, 2 motivi in più per una taglia L, questo perché con il seno sul davanti tende magari a tirare un po', quindi è meglio averlo un po' più alto, in modo tale che comunque quando lo indossate poi vi viene come me. Per quanto riguarda la lunghezza, allora io vi ho detto che sono arrivata a 160 gradi, suggerirei 160 centimetri, suggerisco di arrivare almeno a un 160, diciamo 168 170 per una taglia M, 175 per una taglia L, 180 per una taglia XL. Naturalmente tenete presente che la lunghezza qui vi deve coprire il braccio, quindi dovete averlo bello lungo. Io ripeto, ho fatto 160 centimetri, calcolate di andare comunque a mettere almeno tra gli 8 e i 10 centimetri in più per ogni taglia. Ho finito di cucire la mia stola coprispalle, e quindi una sorta di poncho in realtà, e ho lasciato lo scollo di 27 centimetri, quindi per il resto ho cucito tutta la lunghezza. Non andrò a rifinire il poncio, quindi anche questa creazione è terminata.